Buongiorno, sono Davide, la voce ufficiale di C'era una volta una Piada. In questa breve presentazione vi presenterò alcune peculiarità dei nostri ristoranti. Iniziamo dal nome, C'era una volta una Piada. Con C'era una volta iniziano un po' tutte le storie e C'era una volta è proprio l'inizio delle storie che la nonna raccontava ai bambini raccolti davanti al focolare mentre stendeva le piadine e quel profumo inebriava tutta la casa e si creava veramente un'atmosfera magica. Sono passati molti anni da quei pomeriggi magici, ma nel cuore c'è rimasta la stessa passione per la piadina, uno dei prodotti insieme più semplici e più buoni della nostra tradizione. Abbiamo voluto condividere questa stessa nostra passione insieme a voi, ricostruendo la cucina di nonna, riproponendo quelle stesse ricette, utilizzando ottimi salumi e l'eccellenza dei formaggi della tradizione italiana. E perché no, anche le stesse favole di allora. Ma adesso vorrei addentrarmi con voi nelle nostre strategie di marketing. Il logo è rappresentato da una papera che di primo impatto suscita subito simpatia. Presenta un fiocco a quadretti bianco e rosso che richiama subito l'immagine delle vecchie tovaglie italiane. Il colore marrone predominante ricorda la terra, ma come in tutte le cose di C'era una volta una Piada, anche il logo ha una sua storia. Siete curiosi? Sì? Bene, allora vi racconto una storia. Sopra il caminetto della casa di nonna Rachele c'era una grande tela che raffigurava una giovane donna con in braccio una papera bianca. Nonna Rachele aveva una grande fattoria e all'interno di questa grande fattoria c'erano tantissimi animali, tra cui tante papere. Un giorno una papera fece un grosso uovo e dopo 31 giorni di covata nacque lei, una piccola papera di nome Martina. Nonna Rachele si affezionò tantissimo alla papera Martina. Un brutto giorno però, una tremenda alluvione si abbatté sul paese di nonna Rachele e tutta la fattoria venne spazzata via. Tutti gli animali che erano all'interno delle stalle, dei pollai, sparirono. La gente era disperata e nonna Rachele anche. Ma pochi giorni dopo questa tremenda alluvione, là, su un muretto, si vede una piccola macchia bianca. Quella piccola macchia bianca era proprio lei. Era la papera Martina che si era salvata. La gente, alla vista di quell'immagine, ritrovò una speranza che aveva perduto per colpa di quell'alluvione e venne voglia loro di ritrovare la forza per ricominciare. Le divise aziendali sono una rivisitazione di abiti rinascimentali italiani. Le stoviglie, fatte in melamina, una resina naturale infrangibile, rievocano l'italianità del prodotto essendo una riproduzione delle famose maioliche siciliane. L'aspetto del locale è quello di una vecchia cucina di campagna italiana del 1800, dove tutto è preparato davanti agli occhi del consumatore. L'allestimento del banco genera un'emozione sensoriale ancor prima di assaggiare il prodotto. La nostra quotidiana attenzione va ai nostri punti di vendita, secondo criteri rispettosi di una trasparente politica ambientale. Da noi troverete muri e tavoli dipinti con vernici ad acqua, luci create attraverso lampadine a basso consumo energetico, carta asciugamano e sacchetti da sport in carta riciclata. Fare la raccolta differenziata è la maniera più semplice per restituire i materiali all'ambiente, trasformandoli in risorse preziose. Per far questo abbiamo inserito nei nostri punti vendita dei compattatori trituratori di plastica e alluminio. I cartoni di imballo, le bottiglie di plastica e le lattine di alluminio, così raccolte, diventano anche una risorsa economica da rivendere. E poi altro ancora, cicalini che ti avvisano quando la tua comanda è pronta. La preparazione delle piadine che è sempre a vista e poi un tavolone unico per ricreare una convivialità tra i commensali che spesso tra di loro non si conoscono. Ma tutto quello che vi abbiamo raccontato è solo il corollario alla vera protagonista di questo locale, che è lei, la piadina.
Piadina buonissima, ben imbottita e soltanto con prodotti di ottima qualità. Un rapporto qualità-prezzo davvero imbattibile. E da quando la ordini a quando ti viene servita passa davvero poco tempo. Grazie per averci seguiti fino a qui. Ma prima di congedarmi da voi, voglio raccontarvi una piccola leggenda metropolitana che riguarda proprio questo luogo. Qui a C'era una volta una piada, succede che talvolta gli orologi si fermino pur funzionando perfettamente. Forse perché l'atmosfera casereccia di questo posto ci porta in un luogo extempore dove tutto sembra lontanissimo. Arrivederci.